Ciao ragazzi, benvenuti nel mio quartier generale delle esche self-made. Allora, oggi vi parlo dell'azienda Feed Stimulants, della quale con orgoglio sono consulente per l'Italia. Allora, da poco a catalogo, non so se lo sapete, ma è presente una linea di esche ready-made HNV. Qui ne ho alcune nella versione Hard Cook Bait. Ci sono due linee, la Seafood Cocktail, quella di cui parleremo oggi, e la Insect Cream. Ma oggi vi voglio parlare, perché molti non lo sanno, esiste il Seafood Cocktail Base Mix, che ci permette di andare a riprodurre tra le mura domestiche la linea ready-made presente appunto a catalogo Feed Stimulants, una linea di esche HNV, quindi ad alto valore nutrizionale. Poi vi dirò anche qual è la percentuale media proteica di queste esche. Cosa c'è all'interno del Seafood Cocktail Base Mix? Allora, all'interno abbiamo sommariamente degli ingredienti alla quale la Feed Stimulant ci ha abituato da anni, davvero superlativi. Uno di questi è il Predigest Fish Meal CPS P90, una farina di pesce predigerita all'85%, ricca di uno spettro amminoacidico davvero attrattivo nei confronti del ciprinide e molto gradita alle carpe. Poi abbiamo il Green Lipped Mucil nella sua versione full fat, quindi non degrassata, superiore a qualsiasi altro Green Lipped Mucil presente ad oggi sul mercato. Poi abbiamo della farina, completa il tutto la farina di gambero e il krill antartico. Allora, per poter eseguire, come potete vedere qui ho già realizzato le mie esche di forma irregolare, io non le faccio sferiche per andare ad aumentare la superficie idroreattiva dell'esca, ok? E per presentare alla carpa qualcosa di diverso dalle solite boilies commerciali, altrimenti non avrebbe senso farsele tra le mura domestiche. Cosa ha fatto la Feed Stimulants? Ha ideato un liquid food proprio legato alla linea e si chiama Liquid Food Seafood Cocktail, con il quale noi andremo poi ad unirlo appunto alla base mix per andare a realizzare le nostre esche. Le proporzioni, io lavoro di solito, a me servono poche esche, queste sono 300 grammi di miscela secca al quale ho aggiunto 100 ml di liquid food cocktail. All'interno di questo cibo liquido abbiamo proteine di alta qualità, amminoacidi in forma libera, e poi abbiamo anche dei liquidi derivati dalla fermentazione, spezie, stimolatori d'appetito, insomma un vero e proprio cibo liquido. Poi io naturalmente ho personalizzato, come faccio di sempre, perché mi piace non fare degli spot pubblicitari o la solita marchetta, ma mi piace anche trasmettervi, spero di riuscire a farlo da anni, anche nozioni per andare ad arricchire il vostro bagaglio tecnico, ok? E culturale per quanto riguarda appunto la creazione delle esche. Allora, cosa ho selezionato? Ho selezionato, a me piace utilizzare molto gli oli essenziali e le oleoresine e due aromi. Perché oli essenziali e oleoresine? Perché sono completamente naturali e hanno proprietà antibatteriche, quindi microbiche, stimolano il metabolismo, quindi la digestione, e questi benefici sono avvertiti dalla carpa e quindi si trasformano in attrattività nei loro confronti. Tra gli oli essenziali ho scelto due oli essenziali e un olio resina. Non vado troppo nei dettagli perché ho già scritto un articolo dove c'è scritto tutto, altrimenti il video diventa troppo lungo. Gli oli essenziali utilizzati sono il fieno greco, che ricorda il curry come spezia, e l'asso fetida, che è una spezia appunto indiana. E poi tra le oleoresine ho scelto il Red Hot Chili Pepper. Nell'articolo, ripeto, ci sono scritte tutte le caratteristiche di questi oli essenziali e oleoresine e la differenza tra olio essenziale e oleoresine. Ho scritto tutto. E poi ho selezionato due aromi con pH tendente all'acido, perché io vado sempre a contestualizzare le mie ricette e le mie esche pescando nel grande fiume. Questo aroma è lo Sweet Almond, ok?
è il Krill Flavor. Questo è da poco presente a catalogo Feed Stimulants. Ho abbinato quindi un aroma marino ad un aroma fruttato, pH sotto il 4, questo qui lo Sweet Almond. Poi, fatto questo, il mix sarebbe già finito, ok? Tra parte liquida e naturalmente la miscela è già pronta. Non occorre aggiungere le uova, poiché è già incorporato nel mix stesso un ingrediente di cui vi ho già parlato in altri video presenti sul canale YouTube Car Magazine TV, al quale vi invito a iscrivervi ed attivare la campanellina, è gratis. È presente l'Egg Compound, un sostituto delle uova che ci permette appunto di non inserirle e di aumentare così anche la parte del cibo liquido all'interno del mix. Se poi volete, una volta creata la boyless, che sarà quindi una boyless HNV, il suo valore si attesta del mix su 45.3 come percentuale proteica media, e qui vi faccio una precisazione che è questa. C'è una ricerca appunto scientifica della quale invito anche chi parla sempre della scienza sui social o anche in articoli su giornali, di andare anche, quando si parla di scienza sarebbe doveroso anche andare a dire anche qual è il riferimento bibliografico. Il riferimento, ecco perché ve lo sto citando, che sarebbe questo: Logino e Saito 1970, dove appunto da questa ricerca scientifica si consiglia come contenuto proteico consigliato appunto per la crescita della carpa che si attesta sul 38%, qui siamo a 45.3, quindi molto ancora più alto. Basta che mettete su Google Ogino Saito 1970 e vi apparirà tra i risultati questa ricerca scientifica, che vi invito ad andare a leggere, perché sennò è troppo facile parlare di scrivere, chiunque potrebbe scrivere qualsiasi tipo di nefandezza e poi aggiungere come dice la scienza o come ci indica la scienza, cercando di andare a dare veridicità a quello che si è detto. Ecco perché occorre citare i riferimenti bibliografici. Fatta questa breve parentesi che chiudo, le boyless saranno, a mio avviso, il mio consiglio, indicate per i carpisti che amano avere una posta sempre fissa e quindi pasturarla in modo intelligente, naturalmente, mentre per coloro i quali si definiscono carp hunter itineranti, quelli che fanno sessioni veloci, che hanno poco tempo, potrete andare a potenziare l'attrattività nel breve periodo di queste esche con questo procedimento, che non sarebbe altro che scegliere degli stimolatori d'appetito. Per fortuna non dovete cercarli tanto, poiché sono quasi tutti presenti sul catalogo Feed Stimulants. Ve ne cito qualcuno. Indicato per questa tipologia di mix, vi consiglio anche solamente il Fruit Stim a base di frutta. Sono dei palatant a base di frutta che, a differenza degli aromi liquidi, soprattutto in corrente, vengono slavati con meno facilità appunto dalla corrente. Quindi potete utilizzare benissimo il Fruit Stim. In quale modo? Andrete a cuocere le vostre esche al vapore per 5 minuti. Finito questo, le prelevate dalla vaporiera e le inserite in un sacchetto per alimenti, dove all'interno avrete inserito precedentemente questi stimolatori d'appetito in polvere di cui vi sto parlando adesso. Dopodiché chiudete il sacchetto. Perché chiudendo il sacchetto l'esca non attirerà umidità e quindi acqua dall'aria e si andranno a seccare con più facilità. Fruit Stim per questa tipologia di ricetta che troverete poi sull'articolo Carp Magazine su carmagazine.it. Ho realizzato anche una puntata podcast che potrete semplicemente ascoltare. Ma per tutti i dettagli però vi invito a leggere l'articolo su carmagazine.it. Altri palatant, altri stimolatori d'appetito che vi posso consigliare da inserire in questo sacchetto per andare poi a
stratificare, come dire, l'esca sono il Milk B+, di cui vi ho già parlato in un altro video, quando vi parlavo di Mastodon Baits, il DMPT, una forma di betaina molto potente estratta dalle alghe, okay. Il Lactostim, il Green Lipped Muesli Full Fat, non degrassato, il glutammato monosodico, l'MSG, il Winter Amino Compound, una miscela di aminoacidi selezionati per funzionare con acqua fredda, e il Brocacel del lievito. Bene ragazzi, penso di avervi detto tutto e ci vediamo in un prossimo video sul canale YouTube Carp Magazine TV. Ciao!